Amici dell'arte bianca, buongiorno. Oggi non faremo una video ricetta, ma voglio farvi qualche video spiegazione per quanto riguarda il lievito madre e cosa c'è bisogno di fare comunque per mantenerlo, che cosa è. Partiremo un po' dal principio facendo magari anche qualche video spiegazione riguardo a questo, dato che comunque abbiamo fatto il video su come creare un lievito madre liquido, però comunque potete sfruttare il video anche per poi fare una madre solida, liquida, semisolida o solida. Che cos'è? È un vero e proprio impasto che noi manteniamo attivo giornalmente. Significa che comunque dobbiamo dargli un ricambio di acqua e farina in modo da poterlo nutrire, perché comunque dobbiamo continuare a rigenerarlo, altrimenti sviluppa dell'acidità in eccesso. Questa acidità naturalmente è una cosa molto negativa che trasformerà in prodotti con risultato scadente naturalmente, mentre invece se riusciremo a bilanciare bene il nostro lievito, com'è, se è troppo acetico, se è troppo lattico, se ha un'acidità in eccesso e quale. Questa è la vera problematica un po' della gestione di lievito madre, ma naturalmente va affrontata e si può capire sicuramente questa cosa tramite i nostri sensi, tramite comunque giornalmente la visione di tutto, degli esperimenti, diciamo un po' con l'esperienza si può acquisire questa cosa e possiamo cercare di mantenerlo pian piano. Questo lievito madre è un impasto di acqua e farina che noi abbiamo creato come nel video, ok? Può essere più idratato al 100% oppure meno idratato, ok? Diciamo che chi magari fa più dolci, grandi lievitati o prodotti con alto contenuto di grassi, diciamo che preferisce mantenere la madre solida, che ha più a che fare ed è più pronta per affrontare questa tipologia di impasti, ok? Nulla toglie che potete provare e fare i panettoni anche con la liquida, però deve essere mantenuta naturalmente molto bene. Ve ne dovete prendere cura giornalmente. Poi avrà comportamenti magari diversi sicuramente, ma quelle sono abitudini comunque da gestire anche quelle poi, ecco, perché in base alle temperature, alla farina, tantissime cose, poi cambia tutto. Quali sono i vantaggi del lievito madre rispetto al lievito di birra? Allora, i vantaggi naturalmente dà, diciamo, una vita più lunga al prodotto, perché durano di più i prodotti, soprattutto se parliamo di grandi lievitati e anche di pane, quel pane bellissimo che noi facciamo a fette, quelle pagnotte giganti, quelle durano di più e danno un sapore, un aroma davvero squisito se fatte con un lievito madre, ma ben bilanciato, altrimenti andiamo ad avere, diciamo, un risultato opposto a quello che vogliamo, ecco. Se noi abbiamo un lievito madre tenuto male, vi consiglio di non utilizzarlo. Vi consiglio piuttosto di fare un prefermento con un lievito di birra e verrà mille volte meglio rispetto a un lievito madre che avete curato poco. Purtroppo è così. Il lievito madre fa un giusto lavoro, ma se è stato mantenuto bene, se è bilanciato e siete sicuri, diciamo che può fare il suo lavoro al meglio, altrimenti verrà un prodotto che non durerà sicuramente a lungo più del lievito di birra e poi magari avrà un'acidità che non vi piacerà neanche un po'. Allora, cosa può donare anche il lievito madre ben bilanciato? Dona anche una splendida alveolatura perché dà molta più spinta rispetto a un prodotto, non dico con prefermento di lievito di birra, ma con lievito di birra con un impasto diretto, diciamo, ok? Perché? Perché comunque stiamo parlando di un lievito madre
che continua a essere lavorato questo impasto, quindi funge proprio da prefermento. È come se facessimo un pane un po' con la biga, diciamo, perché comunque ha molta più spinta, ha molta più... sì, comunque ha delle prestazioni maggiori rispetto a fare un impasto diretto con lievito di birra, questo sicuramente. Dona anche fragranza, oltre che secondo me anche croccantezza al prodotto. Ecco, se voi fate delle pagnotte ad esempio con lievito madre oppure con lievito di birra si sente la differenza. Secondo me si sente. E poi anche una cosa che dona è l'aroma. Voi sentirete davvero il sapore di quella farina se avete un lievito madre tenuto bene naturalmente, altrimenti, ve l'ho già detto, potete sentire dell'acidità in eccesso e basta se il lievito madre è stato mantenuto male, ok? Poi ci sono anche degli svantaggi, non ci sono solo vantaggi, diciamo. Gli svantaggi, ad esempio, quali sono? Allora, naturalmente è meno pratico rispetto al lievito di birra, ok? Se dovete fare una focaccia genovese quando vi svegliate al mattino, non potete pretendere di avere già il lievito madre. Perché? Perché ha bisogno di essere rinfrescato prima di panificare, ok? Difficilmente lo avrete già pronto, diciamo, a panificare. Dovrete fare, ed è sempre meglio, fare un bel rinfresco a temperatura ambiente o in cella di lievitazione per quanto riguarda la panificazione di qualsiasi cosa. Un altro svantaggio cosa può essere? Allora, la velocità naturalmente. Ovviamente la velocità del lievito madre può dipendere dalla percentuale di lievito che voi andrete a inserire nell'impasto, ok? Va bene, ma possiamo anche mettere il 30%, 35%, magari il 40%, esageriamo, ma non partirà mai così veloce come con un lievito di birra, naturalmente se ne mettiamo un po', diciamo, se vogliamo fare una lievitazione veloce con lievito di birra, ok? Intendo di 4 ore, una cosa del genere, anche se io di solito non ne faccio molte così, però ecco, per una lievitazione così vi consiglio il lievito di birra. Ok, fate un impasto diretto con lievito di birra, potete alzare le dosi del lievito, mentre con il lievito madre cosa c'è? Che comunque, anche se voi alzate la percentuale di lievito madre, cosa succede? Che comunque dovete aspettare che parta, non parte immediatamente, mentre il lievito di birra parte subito dopo mezz'ora è già in circolo, sta già fermentando l'impasto, eccetera, mentre col lievito madre è un pochino diverso, ci vuole un po' più di pazienza anche se si alza comunque il lievito, ok? Si alza il livello del lievito. Allora, a cosa è più adatto? È più adatto naturalmente a certi tipi di prodotto, ok? Poi sono delle scelte naturalmente. Ad esempio, io la pizza tonda, la pizza napoletana o contemporanea che sia, la prediligo con il lievito di birra come da ricetta originale, ok? Non perché il mio lievito madre sia tenuto male, eccetera, ma proprio per il sapore che sono abituata ad avere su questo prodotto, ok? È un sapore che ha questo prodotto se voi lo fate con un lievito di lievito madre avrà un sapore diverso. Ciò non significa che avrà un brutto sapore se il lievito è ben bilanciato, magari saprà un po' più di pane che di pizza, diciamo. Però ecco, a cosa è molto adatto secondo me a fare pani di grandi dimensioni, quindi pagnotte, eccetera, da tagliare a fette. Per quello è veramente il top, per quello il lievito madre liquido secondo me è il top perché dà anche grande alveolatura oltre naturalmente a un bouquet aromatico veramente alto rispetto al lievito di birra. È adatto sia il lievito liquido, ma soprattutto secondo me il solido,
a grandi lievitati. Ok, quindi a dolci, grandi lievitati, pandoro, panettone, colomba e a tutte queste cose naturalmente. Il lievito di birra naturalmente si può fare, non è che non si possa utilizzare, però comunque andrete a fare un panettone con un aroma sicuramente diverso rispetto a un panettone fatto con lievito madre, un'alveolatura diversa e soprattutto durerà di meno all'interno del sacchetto, avrà una vita più corta, ok? Avrà una shelf life più corta. Quindi diciamo che se volete utilizzare ad esempio il lievito madre per una focaccia, anche se io spesso utilizzo il lievito di birra, faccio un impasto diretto con il lievito di birra, ad esempio per le focacce genovesi oppure per le focacce baresi, io utilizzo di solito il lievito di birra solamente, però si può sicuramente, e l'ho fatto anche io, si può sicuramente utilizzare anche il lievito madre, si può mixare al lievito di birra oppure si può fare soltanto con lievito madre, bisogna avere un attimino più di pazienza naturalmente, il sapore sicuramente è buono naturalmente e si può utilizzare anche per queste cose. Diciamo che sia il liquido che il solido vanno bene per le focacce. Io prediligo il solido per quanto riguarda le focacce se dovessi scegliere, perché comunque abbiamo a che fare con più grassi, visto che abbiamo una dose elevata comunque di olio all'interno di queste cose, per cui prediligo la madre solida per queste cose, ok? Per pizza alla pala oppure per pizza in teglia si può sicuramente utilizzare parte di lievito madre, ma vi dirò, secondo me è un prodotto che va fatto con il preferimento di lievito di birra. Non c'è assolutamente paragone perché secondo me la biga, io utilizzo la biga come preferimento per la pizza in teglia oppure la pizza alla pala, ok? Perché comunque dà un bouquet aromatico che nessun'altra cosa dà. Ed è tipico, secondo me, della pizza in teglia e della pizza alla pala. Sono dei prodotti che secondo me devono essere gustati così, naturalmente. Potete provare anche con il lievito madre, ma secondo me sono proprio dei prodotti che vanno gustati così. Allora, quanto se ne usa all'interno dell'impasto? Allora, la percentuale può variare in base alle vostre tempistiche e in base anche al prodotto che andrete a fare, naturalmente. Non possiamo andare a mettere un 30% su un panettone perché è un prodotto che va fatto molto lentamente, va fatto il pre-impasto, va fatto il secondo impasto e questo pre-impasto va fatto comunque con una piccola dose di lievito madre, non una dose troppo elevata, altrimenti andremo a disfare un po' tutta la ricetta perché comunque non avremo più le tempistiche dovute e non ci uscirà il prodotto giusto. Se invece parliamo magari di pane in giornata oppure di pagnotte comunque con lievito madre, possiamo giocare in base alle temperature che abbiamo in casa e in base alle tempistiche che vogliamo noi, la percentuale che va dal 10 al 30% circa. Potete anche fare un pane con il 40% di lievito, non c'è nessun problema. Se volete fare un pane in giornata potete farlo con il 30-40% di lievito. Naturalmente il lievito deve essere assolutamente top in questo caso perché gioca un ruolo assolutamente da protagonista. Ovviamente, perché se abbiamo il lievito tenuto e naturalmente cosa? Deve essere stato ovviamente rinfrescato prima di qualsiasi panificazione, ecco, questo sì. Quando in estate, se non volete utilizzarne molto, con le altissime temperature si può utilizzare anche il 10% e avrete magari le stesse tempistiche che avrete in inverno, con una ricetta con cui utilizzate il 20% per esempio, in estate ne potete usare la metà, un po' come con il lievito di birra, diciamo.
Le tempistiche sono quelle, perché comunque in pieno inverno con 20 gradi in casa si va a utilizzare magari il doppio del lievito rispetto al lievito che si utilizza in piena estate con 28 gradi. Allora, dove va mantenuto questo lievito madre solido, liquido, semisolido che sia? Allora, io personalmente lo mantengo in cantinetta, ok? Lo mantengo in cantinetta, lo tengo sotto controllo e guardo se ha bisogno di stare più al caldo o più al freddo, però solitamente va bene in cantinetta a 18 gradi, ok? E vi sto parlando di madre solida. Anche la madre liquida può essere mantenuta sia in cantinetta che in frigorifero, naturalmente anche la solida in frigorifero, però ci sono altre accortezze. Non si può mettere immediatamente in frigorifero appena rinfrescato. Deve naturalmente sia la solida che la liquida devono produrre anche dell'acidità lattica, non solo dell'acidità acetica, perché comunque se noi andiamo a mettere a 8 gradi, a 6 gradi in frigorifero, produce soltanto acido acetico, per cui cosa facciamo? Li facciamo fare metà lievitazione fuori e metà dentro il frigorifero, ok? Pronto per il prossimo rinfresco che comunque non sarà molto lontano, perché comunque è meglio mantenerlo giornalmente, soprattutto se panificate, ecco. Cosa posso dirvi? Allora, vi do un consiglio. Io adesso ho fatto il video comunque di come si può creare il lievito madre, ok? Io vi dico come la posso pensare adesso su questa cosa. Molte persone fanno tutta estate, diciamo, a non utilizzare per niente il lievito madre e per 3-4 mesi lo rinfrescano ogni giorno. Allora, va bene se una persona riesce e dice ok, ogni giorno rinfresco e riesco a fare questa cosa, va bene. Se invece comunque il lievito viene trascurato e viene rinfrescato una volta ogni 4 giorni e viene lasciato sempre in frigorifero, comunque o una volta a settimana oppure una volta ogni 10 giorni, non ha assolutamente senso andare avanti 3 mesi a mantenere un lievito che continua a diventare sempre più acido. E poi a settembre ci metterete molto tempo a rimetterlo in forma. Allora, se è così, io vi consiglio una cosa, vi consiglio di creare il vostro nuovo lievito magari a metà agosto, così comunque a settembre avrete, oppure anche a inizio settembre se voi avete 28 gradi in casa a settembre, perché così diciamo fate prima, solo per questo, oppure se avete una cella di lievitazione potete farlo tranquillamente a settembre quando riprendete a panificare a inizio settembre, poi a fine settembre avete già il vostro lievito pronto, ben bilanciato naturalmente. Io vi consiglio questo, piuttosto che mantenere per 3 mesi un lievito che poi è pieno di acidità e poi andrete a fare dei prodotti scadenti, vi consiglio di crearne uno nuovo, anche perché non c'è nessunissimo problema. Poi sotto vi rilascio il video per fare il lievito madre, in questo caso liquido, ma poi potete anche, magari dopo i primi rinfreschi, idratarlo al 50%, così andate a creare la madre solida, ok? Oppure potete crearlo proprio dopo i primi rinfreschi. Comunque si dà sempre da acqua e farina, naturalmente. Io prediligo questa cosa perché è importante secondo me far nascere il lievito da acqua e farina, perché l'impasto deve essere composto da questo. Purtroppo non sono molto d'accordo, ho anche avuto dei lieviti in passato che non lavoravano molto bene, creati con diciamo la frutta, l'uvetta o queste cose qua. Sono delle cose che sono estranee alla farina e che tendono poi sempre più a inacidire l'impasto alla fine. È una tipologia proprio di batteri
che poi tende sempre a inacidire poi l'impasto, proprio da dove sono nati questi batteri, mentre se invece i batteri lattici si sviluppano, poi anche quelli acidici, si sviluppano all'interno della farina, perché comunque è la farina che fermenta e non è l'uvetta o la buccia della mela che fermentano, allora è molto molto diverso come acidità. Naturalmente va sempre mantenuto bilanciato il lievito, però io ho notato questa grossa differenza. Inizialmente, un po' di anni fa, avevo creato gli licoli con l'uvetta, ecco, con l'uvetta, ma poi comunque tendeva sempre ad avere un eccesso di acidità e così comunque ho creato invece i licoli da acqua e farina, mi sono accorta assolutamente della differenza, naturalmente mi sono ovviamente informata e avevo capito che non andava molto bene questa cosa di averlo creato tramite l'uvetta o crearlo tramite frutta, eccetera. Quindi io farò altri video adesso per darvi altre informazioni. Vi chiedo, scrivete sotto i commenti che io sono a vostra disposizione comunque per ulteriori chiarimenti, ci saranno anche altri video. Mi fa molto piacere darvi queste informazioni e spero che le riteniate utili. Vi auguro una buona giornata.